28 luglio 1982. Il legale inglese che rappresenta la famiglia Calvi deciderà nei prossimi giorni se presentare richiesta di revisione del verdetto che ha sentenziato il suicidio del banchiere. I dubbi e gli interrogativi sulla vicenda sono ancora molti e tutti, per il momento, senza risposta. I magistrati milanesi che la scorsa settimana si sono recati nella capitale britannica stanno riguardando il materiale raccolto e gli appunti presi oltremanica. Uno dei capitoli ancora da chiarire riguarda il passaporto, un vero mistero in questa torbida vicenda. In che modo il banchiere è riuscito a procurarsi il documento? Quante volte lo ha adoperato? All'apparenza esso è regolare. Presenta un normalissimo timbro di rilascio da parte della Questura di Roma, un normalissimo timbro di scadenza, una normalissima fototessera dell'ex presidente dell'Ambrosiano. Contraffatte sono invece le generalità. Gianroberto Calvini al posto di Roberto Calvi. La correzione banale è riscontrabile da una qualsiasi persona, è a macchina. Roberto Calvi da circa un anno non avrebbe dovuto avere passaporto, ufficialmente se lo era infatti visto ritirare un anno fa, al momento dell'arresto per le operazioni Toro e Credito Varesino. Il banchiere aveva chiesto in febbraio di ottenerlo indietro, ma l'ufficio istruzione di Milano aveva bocciato l'istanza. Intanto, mentre gli inquirenti erano intenti a studiare gli atti, si è presentato inaspettato il legale di Flavio Carboni, costruttore sardo, da qualche mese diventato collaboratore e amico di Calvi. L'avvocato ha parlato per quasi un'ora con i sostituti procuratori. Si costituirà il suo assistito? Nessuno ha voluto rispondere. È un'eventualità però da non escludere, visto che a Londra il coroner ha sentenziato il suicidio dell'ex presidente dell'Ambrosiano. Ben diversa naturalmente sarebbe stata la posizione di Flavio Carboni se il coroner avesse optato per la tesi dell'omicidio. 31 luglio 1982. Flavio Carboni, l'uomo chiave della tragica fuga del banchiere Roberto Calvi, è stato catturato alle 9 di ieri mattina a Lugano. Assieme a lui sono stati fermati il fratello e una donna, quasi certamente una delle sorelle Klein. Il fermo di Carboni e delle altre due persone è avvenuto all'entrata nord dell'autostrada per Lugano. Pare comunque che la notizia della cattura di Carboni sia trapelata anche grazie alla presenza di alcune persone che hanno assistito al suo fermo. I miei superiori dissero che Carboni era irreperibile, per cui ho attivato la mia fonte Franz, una fonte molto importante che mi aveva fornito moltissime notizie sulla P2, moltissime notizie importanti sulla P2. Gli telefonai, sono andato a Milano e ho detto abbiamo bisogno di rintracciare Carboni. Dopo 2 o 3 ore mi telefonò in albergo, dice vengo subito e mi portò un bigliettino con un numero di telefono del Canton Ticino, 0091. Ho avvertito Roma e Roma ha detto parti subito per Lugano. A Lugano avevo lavorato per molti anni, moltissimi anni, con il delegato della polizia di Lugano. Ricorda il nome? Sì, Gualtiero Medici, col quale eravamo anche in rapporto di amicizia molto intensa. Era venuto a trovarmi all'estero nelle mie peregrinazioni e quindi mi ha invitato a colazione. Quando ero arrivato all'ora di colazione mi dice che c'è di nuovo? E dico guarda, mi necessita questo numero di telefono perché molto probabilmente dobbiamo metterlo sotto controllo. Lui l'ha guardato e mi ha detto ma guarda che l'ho già messo io sotto controllo, ma non sappiamo cosa c'è. Dei cittadini ci hanno segnalato uno strano movimento e abbiamo messo il telefono sotto controllo. Io gli dissi guarda, secondo le mie informazioni
là dentro ci dovrebbe essere qualcuno della P2, ma in modo particolare ci dovrebbe essere Flavio Carboni, che a noi interessa per i fatti di Calvi, eccetera. Il giorno dopo mi informò, ero sempre con lui, insomma, la mattina alla sera, che c'era una stranezza in questa villa, era una villa sulla strada per Bellinzona Locarno, attorno alla quale aveva messo anche un servizio di vigilanza, dopo che si era accorto che su quel numero di telefono che io avevo e che lui aveva già posto sotto controllo, arrivavano 3 squilli, ma nessuno rispondeva. Quindi il secondo giorno, dopo al mattino, dice usciamo, entrato in un ufficio, penso che l'ufficio delle installazioni telefoniche, non so, una specie di SIP, penso fosse, dice andiamo in ufficio mio e dice hanno tentato di fregarci perché c'è un secondo telefono dentro. Quindi lui aveva ricostruito che sul primo telefono arrivava un messaggio con le 3 chiamate, 3 squilli, e quelli che erano dentro rispondevano con un telefono, un secondo telefono, che non era sotto controllo. Non so, mi sono spiegato? Sì, è stato chiaro. E nel momento in cui i servizi di vigilanza, mattina del 30, danno l'allarme, cioè dicono sono uscite 3 persone, il quartiere medici dice subito bloccarli e andiamo alla macchina per andare pure noi. Siamo arrivati al punto dove c'era stato il posto di blocco che ormai era finito perché l'avevano già presi, e mentre scendiamo Medici cade, sta per cadere, io per aiutarlo mi sono buttato prima di lui e un giornalista del Corriere della Sera, non so chi fosse, solo per completezza, ha scritto che quella mattina per la cattura di Carboni c'era anche gente coricata per terra con i fucili mitragliatori, invece era un bastone di Medici che forse si era messo in posizione particolare. Arrivati al comando della polizia di Lugano, sono iniziate le perquisizioni. I fermati erano Flavio Carboni, il fratello e una delle 2 ragazze austriache delle quali si era parlato, ma che era la fidanzata di Andrea, non di Flavio Carboni. Almeno così è stato detto. Sono iniziate le perquisizioni, la ragazza è stata portata in un'altra stanza con la polizia femminile, mentre noi abbiamo perquisito i fermati e ho partecipato pure io, e quando con grande sorpresa nella tasca di Flavio Carboni viene trovato un tabulato dei depositi bancari in Svizzera che avevano una notevole consistenza, tenuto conto che all'epoca il dollaro era sui 2200, circa 2100, 2100. Non mi pare fossero un 40 miliardi, non lo so. Flavio Carboni si trova da ieri mattina rinchiuso nel carcere mandamentale di Lodi, nella stessa prigione cioè che un anno fa ospitò Roberto Calvi e altri finanzieri, finiti sotto accusa per illeciti valutari. L'imprenditore sarebbe stato prelevato alle 6:30 dal penitenziario di Lugano. Mezz'ora più tardi, al confine italo-svizzero, è stato preso in consegna da alcuni funzionari della polizia italiana e tradotto sotto scorta a Lodi. Carboni, che non era ammanettato, è apparso in buone condizioni e alquanto rilassato. A Carboni sarebbe stata assegnata la stessa cella in cui Roberto Calvi, come si ricorderà, tentò il suicidio.
L'arrivo di Carboni è stato preannunciato nella prima mattinata alla Procura della Repubblica, dove era pervenuto un telex del Dipartimento di Polizia Federale di Berna, che citava anche i capi di imputazione per i quali il detenuto veniva estradato. Come sembra, su sua stessa richiesta, concorso nella falsificazione del passaporto usato da Calvi per la fuga, conclusa tragicamente a Londra, e concorso nella bancarotta fraudolenta del vecchio Ambrosiano, reato quest'ultimo che è stato contestato anche a Licio Gelli. Da rilevare che sia l'uomo d'affari sassarese sia il venerabile maestro per la magistratura elvetica indossano la veste di semplici testimoni nel processo sul ritrovamento su conti bancari sospetti di ingenti somme di denaro che Calvi avrebbe sottratto dalle casse del vecchio banco milanese. L'interrogatorio di Licio Gelli nel carcere ginevrino di Chandolon è durato stamattina 2 ore. Il sostituto procuratore Maurice Harary lo sentiva per la prima volta come teste nel procedimento aperto contro ignoti dalla magistratura di Lugano per ricettazione dei capitali illecitamente prelevati da Roberto Calvi nelle filiali sudamericane del Banco Ambrosiano. L'interrogatorio si è svolto alla presenza degli avvocati difensori Poncet e Bonin ed è avvenuto in italiano. Secondo la consuetudine svizzera, nessun comunicato è stato emesso dalla Procura. Tuttavia è lecito presumere che stamattina sia cominciata la verifica dei movimenti dei capitali sui conti svizzeri di Gelli e in particolare della loro entità e provenienza. È anche molto probabile che l'ex capo della P2 non si sia discostato dalla sua nota linea di difesa, secondo la quale non avrebbe mai ricevuto né un assegno né un soldo dal defunto presidente dell'Ambrosiano. Carboni, chiedendo di tornare in Italia, sa di andare incontro a un rischio tutto sommato calcolato, convinto, come deve essere, che le accuse di falso in documenti e di concorso nella bancarotta non troveranno supporti sufficienti per tenerlo in prigione a lungo. 2 novembre 1982. Flavio Carboni sarà sottoposto oggi pomeriggio nel carcere di Lodi ad interrogatorio da parte dei giudici che indagano sulla fuga e sulla morte di Roberto Calvi. 4 dicembre 82. Nel vecchio tranquillo e tutto sommato accogliente carcere di Lodi, immerso nella nebbia, Carboni trascorre le sue giornate di recluso in assoluta serenità, molto di più di quanto non abbia fatto quando si trovava rinchiuso alla Stampa di Lugano. Tutte le mattine con il caffè si fa portare 5 quotidiani e quando ci sono un paio di settimanali. Carboni vuole essere sempre al corrente di quanto accade. Sa benissimo di essere sorvegliato speciale e non soltanto da parte degli agenti di custodia. Si rende conto che ci sono molti personaggi anche illustri del mondo politico, economico, finanziario ed imprenditoriale, nonché dell'ambiente massonico, che guardano a quello che succede nel piccolo carcere di Lodi, tenendo il fiato sospeso per quello che potrebbe dire o fare l'uomo che è ritenuto dai giudici che conducono le inchieste la chiave di volta per riaprire il giallo della fuga e della morte di Roberto Calvi. È soprattutto per questi motivi che il direttore del carcere ha disposto che il cibo destinato a Carboni venga preparato a parte da persona di assoluta fiducia. Una precauzione che si aggiunge alle altre adottate per l'occasione e che erano già state collaudate quando Calvi era ospite nella stessa prigione. Rafforzamento della sorveglianza esterna e interna, maggior controllo, specialmente nelle ore notturne attorno alla cella. Limitate al minimo le visite. 5 dicembre 1982. Ore di allarme sono state vissute nel carcere di Lodi per una segnalazione di fonte ministeriale che informava del pericolo di un attentato. Non si sa bene se contro il penitenziario in quanto tale o contro qualche detenuto. La notizia è dei primi giorni della settimana appena trascorsa, ma è trapelata soltanto ieri. Poiché il personaggio di maggior spicco, rinchiuso in carcere, era Flavio Carboni, si è subito provveduto a trasferire l'imprenditore sardo in un'altra casa di custodia dell'Alta Italia. Dell'incolumità di Carboni, ritenuto uno degli uomini della vicenda Calvi Banco Ambrosiano, in relazione soprattutto alla fuga e alla tragica scomparsa del banchiere milanese, si è interessato direttamente il procuratore della Repubblica di Lodi, Roberto Petrosino, che è anche il direttore del carcere locale, il quale lunedì pomeriggio ha compiuto un sopralluogo nella prigione, accompagnato da una fitta schiera di carabinieri. Della faccenda e degli sviluppi dell'operazione che ha portato al trasferimento di Carboni e di un altro paio di reclusi si è occupato anche il procuratore generale Antonio Corrisa.
da parte degli inquirenti, viene mantenuto sull'intera vicenda il più assoluto riserbo. Quello che è certo è che Carboni, da martedì, non dorme più sonni tranquilli. Il suo difensore, avvocato Salvatore Catalano, sembra lo abbia trovato fisicamente abbattuto e psichicamente scosso e soprattutto preoccupato per quello che può accadergli in cella. Da un appunto riservato della Guardia di Finanza. 9 dicembre 1982. Nel proseguio dell'azione informativa si è appreso che l'estradizione di Flavio Carboni, largamente imprevista, non avrebbe fatto cadere l'ipotesi organizzativa di liberare dal carcere di Berna o Ginevra, come riportato dagli organi di stampa, il noto Licio Gelli. Il pilota di elicotteri abitante nei pressi di Trieste, segnalato con il precedente appunto, si dovrebbe identificare in tale Dandi Vladimiro. Altri 2 piloti, già contattati e dichiarati disponibili, sarebbero tali Sabini Giorgio e Colombo Renato. La stessa organizzazione starebbe studiando la possibilità di sopprimere il Carboni, ristretto nel carcere di Lodi. A tale proposito, alcuni tiratori scelti avrebbero valutato la possibilità di appostarsi su un alto campanile dislocato nei pressi della casa di pena della predetta cittadina lombarda.